Buonasera a tutti. Mi viene da ridere perché questo video sui modi è proprio maledetto. L'ho già girato 3-4 volte, non mi piaceva, mi diventava confuso, mo l'ho girato appena ora e si è scaricata la telecamera, la pila della fotocamera, quindi ok, ci deve essere qualcosa proprio di... Comunque, siccome mi stanno scrivendo un sacco di persone riguardo questa questione che mi rendo conto sia confusiva, io vi volevo dare solo una piccola inquadratura, cioè almeno cercare di darvi secondo me quali sono le ragioni che rendono questo argomento confusivo. La questione fondamentale, secondo me, la confusione nasce dal fatto che per visualizzare facilmente i modi si è usata questa strategia di prendere la scala di Do e tagliarla da Do a Do, la scala maggiore, dalla prima alla prima, dalla seconda alla seconda, dalla terza alla terza, dalla quarta alla quarta, eccetera eccetera. Ovviamente, siccome a quel punto gli intervalli, no, le distanze, toni, semitoni cambiano perché parto da un'altra nota, viene fuori un'altra scala, qualcuna di suono minore, qualcuna di suono maggiore, insomma vengono fuori diverse scale. E questo fatto di conoscere bene la scala maggiore è stato usato come espediente per memorizzare facilmente questi modi. Come spesso abbiamo detto, spesso e volentieri quello che ci agevola invece in realtà poi ci complica la vita, e quindi questa cosa secondo me ha creato poi un sacco di confusione, perché invece di imparare che la scala ionica ha questa configurazione qua e quella dorica per esempio che va dal secondo al secondo c'ha semplicemente la terza bemolle e la settima bemolle, partendo da Re, guardandola da Re, si è fatta questa complicazione di vedere, aspetta, Re di chi è, la seconda è di Do, allora prendo le note della scala di Do, le metto da Re a Re, c'è questo casino che secondo me è più complicato di semplicemente imparare che la scala dorica ha la terza e la settima bemolle, punto. Poi per spiegarla magari può anche andare bene fare questa cosa di tagliare la scala, ma secondo me sarebbe stato molto più ordinato dire la scala dorica c'ha questo, la scala lidia c'ha la quarta più, la scala misolite c'ha la settima bemolle, eccetera eccetera. Semplice, parto dalla scala, sto parlando di Fa, prendo la scala di Fa, ci alzo la quarta di un semitono, ho la scala lidia, non devo pensare alle note di Do, le note di questo, le note di quello. Secondo me non funziona. Questa è la prima cosa. La seconda cosa invece secondo me che è ancora più grave è il fatto di aver collegato quel pezzo di scala maggiore che parte dalla terza alla terza per esempio, no? Quindi che ne so, in Mi bemolle, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, io sto prendendo la scala di Mi bemolle, ok? E collegare questa scala invece all'accordo che si costruisce sul terzo grado della scala armonizzata di Mi bemolle. Non so se mi riesco a spiegare, ripeto, tagliando la scala di Mi bemolle maggiore dalla terza alla terza si ottiene una scala, un modo, ok? Che si chiama modo frigio, che è fatto in un certo modo, che ha la seconda bemolle, la terza bemolle, la sesta bemolle e la settima bemolle. Rispetto a Sol, questo è il fatto, rispetto a Sol maggiore c'ha la seconda, la terza, la sesta e la settima bemolle. Si è preso questa scala e per qualche ragione si è iniziato a ritenere che questa scala fosse utile per suonare sull'accordo della scala, sul terzo accordo della scala armonizzata di Mi bemolle. Mi riesco a spiegare? E questa cosa è una cosa totalmente falsa, non funziona così. Questa scala in particolare, Sol frigio, si suona sull'accordo di Sol settima, nona bemolle, Sas. Lo sentite? Questo è il concetto. Per cui se io ritengo che se questa questione dei modi crei confusione, non è, come spesso insomma mi tocca di riconfermare, non è che la cosa è difficile, non è che voi non siete capaci di impararla questa cosa, ma semplicemente che è impostata
sia la visione teorica sia la procedura didattica in maniera confusiva. Spero di essere stato chiaro. Siccome i modi sono un sacco e le cose, cioè, qua ci vuole un video lunghino, insomma, siccome ho pensato mo stasera la butto questa cosa, vediamo come viene, ok? Spero di essere stato utile. Buona serata e buon divertimento come sempre.